Benvenuti, anime curiose che navigate nel mare tempestoso dello spettacolo, bentornati nel vostro porto sicuro, Gossip alla turca. Qui, dove le luci della ribalta non riescono mai a nascondere del tutto le ombre che si allungano dietro le quinte, siamo pronti a scoperchiare un vaso di Pandora che sta scuotendo le fondamenta della cronaca rosa. Spesso, osservando i profili patinati dei nostri beniamini, siamo portati a credere di assistere a una favola moderna, un susseguirsi di immagini scintillanti e sorrisi perfetti. Ma cosa accade quando la realtà irrompe con violenza in questo sogno digitale? Oggi vi racconteremo una storia che intreccia la dolcezza di un nuovo amore con l'amarezza di una critica spietata, una storia dove la celebrità si scontra con la sacralità della maternità. Analizzeremo nel dettaglio la battaglia invisibile di Hande Erçel, colpevole solo di aver aperto il suo cuore a uno degli uomini più desiderati del momento, Kerem Bürsin. Prima di immergerci in questo vortice di emozioni contrastanti, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdere nessuna delle nostre esclusive analisi. E per coloro che desiderano sostenere attivamente il nostro lavoro di inchiesta e accedere a contenuti riservati, ricordate che il pulsante "Abbonati" è la vostra porta d'accesso privilegiata alla nostra community. Un vostro "mi piace" e un commento sono per noi linfa vitale. Siete pronti? Abbassiamo le luci in sala, il sipario si alza su una verità scomoda. Cari amici di Gossip alla turca, la storia che stiamo per dipanare non è il classico flirt estivo destinato a svanire con i primi venti autunnali. È una narrazione complessa che vede protagonisti due mondi apparentemente distanti che collidono. Da una parte Kerem Bürsin, l'attore dal carisma globale, l'idolo capace di muovere folle oceaniche dal Sud America all'Europa meridionale, dall'altra Hande, un'influencer affermata, una donna con una vita strutturata e, soprattutto, una madre. La loro unione non è esplosa come un fuoco d'artificio improvviso, ma è sbocciata nel silenzio, protetta inizialmente da una cortina di riservo che ha solo alimentato la curiosità dei più attenti osservatori. Come ogni grande storia d'amore nell'era digitale, tutto è iniziato con dei sussurri virtuali, delle briciole di pane lasciate quasi involontariamente sul sentiero dei social media. Non c'erano foto di coppia, né dichiarazioni plateali, ma una serie di coincidenze troppo precise per essere frutto del caso. I detective del web, con la loro ormai nota arguzia, avevano notato una sincronia sospetta, scatti pubblicati dalla stessa catena di caffetterie nel medesimo arco temporale, la presenza simultanea nella stessa città, e quelle colonne sonore di sottofondo nelle Instagram Stories che sembravano dialogare tra loro, note di una canzone d'amore condivisa a distanza. Per chi, come noi, mastica pane e gossip quotidianamente, quelli erano i segnali inequivocabili di una frequentazione che stava mettendo radici profonde lontano dai riflettori. Tuttavia, la diga del segreto non poteva reggere a lungo. La pressione dei rumors è diventata insostenibile finché non è emersa quella che possiamo definire la punta dell'iceberg. Dei messaggi privati di Hande sono trapelati, squarciando il velo di Maya. In quelle comunicazioni, con una franchezza disarmante, Hande confermava che la relazione con l'affascinante attore proseguiva ormai da un mese. Ma il dettaglio più succoso, quello che ha ridefinito i contorni della vicenda, riguardava la gestione del passato. Emergeva infatti che Kerem, con una mossa di estrema maturità e rispetto, aveva personalmente informato la sua ex storica, Metap Algul, della nuova situazione sentimentale, prevenendo così malintesi e drammi inutili. La narrazione di un amore clandestino veniva dunque spazzata via. Si trattava di una relazione adulta, gestita con trasparenza sin dalle prime battute. E poi, è arrivato il momento della consacrazione visiva, l'attimo in cui l'amore ha deciso di mostrarsi al mondo in tutta la sua potenza scenografica, la vacanza in Cappadocia. Immaginate lo scenario, cari spettatori. L'atmosfera mistica di una terra antica, gli hotel scavati nella roccia che profumano di storia, le mongolfiere che si alzano silenziose all'alba tingendo il cielo di colori pastello. Non poteva esserci un palcoscenico più romantico per ufficializzare il loro legame. Non era una semplice fuga dalla città, era una dichiarazione d'intenti. Lì, tra i camini delle fate, Hande ha festeggiato il suo compleanno accanto a Kerem, e l'attore ha suggellato il momento con un commento pubblico sotto le foto di lei,
una frase semplice ma carica di significato che è diventata immediatamente virale. Buon compleanno. A tanti altri bei momenti insieme. In quel preciso istante, l'analisi delle coincidenze lasciava spazio alla certezza della relazione. Ma è proprio quando la luce della felicità sembrava brillare più forte che si sono addensate le nubi più nere. L'ufficializzazione della coppia ha scoperchiato un vaso di Pandora ricolmo di tossicità digitale. Ande si è trovata improvvisamente al centro di un uragano di messaggi d'odio, una tempesta virtuale di proporzioni inimmaginabili. Non si trattava di semplici critiche o di opinioni divergenti, ma di un attacco mirato e feroce, proveniente in larga parte dalla fanbase internazionale di Kerem Bürsin. Dobbiamo considerare, amici di Gossip alla turca, che la popolarità di Kerem all'estero, specialmente in America Latina, Spagna e Italia, ha raggiunto vette tali da generare una forma di idolatria che talvolta sfocia in una possessività morbosa. Per una parte di questo pubblico, Kerem non è un attore che interpreta dei ruoli, ma un eroe romantico che appartiene esclusivamente ai suoi fan. In questa visione distorta della realtà, qualunque donna si avvicini a lui non viene vista come una compagna che potrebbe renderlo felice, ma come una rivale, un'usurpatrice che sta rubando l'oggetto del loro desiderio platonico. È una dinamica psicologica complessa e antica quanto il concetto stesso di celebrità, ma che i social media hanno amplificato a dismisura, fornendo una cassa di risonanza all'anonimato e alla cattiveria gratuita. Il punto di non ritorno, però, il momento in cui il dolore ha superato la soglia del tollerabile per Ande Erçel, è stato quando l'onda d'odio ha travolto la creatura più innocente di questa storia, sua figlia, la piccola Su. In una toccante dichiarazione ai suoi follower, una Ande visibilmente provata ha confessato che i messaggi inappropriati e crudeli non risparmiavano nemmeno la sua bambina. Come potete scrivere queste cose a una bambina? Perché toccare il punto più sensibile di una madre è stato il grido di dolore, legittimo e straziante, di una donna che vede minacciato ciò che ha di più caro al mondo. Di fronte a questa barbarie digitale, Ande ha dovuto prendere una decisione drastica, un punto di svolta fondamentale per chi, come lei, vive anche della propria immagine pubblica, ha deciso di ridurre drasticamente la visibilità della piccola sui social media. Per anni, i follower di Ande avevano visto crescere Su, l'avevano amata e si erano affezionati a lei attraverso lo schermo. Ma nessuna madre può permettere che la propria figlia diventi il bersaglio collaterale di una guerra mossa dall'invidia e dalla possessività. Ande ha scelto la via della protezione, alzando un muro difensivo attorno alla sua famiglia, aumentando i blocchi e i filtri, sacrificando una parte della sua condivisione quotidiana sull'altare della sicurezza emotiva di sua figlia. In questo dramma a più voci, non possiamo dimenticare gli altri attori coinvolti. Mehtap Algul, l'ex fidanzata, ha mantenuto un contegno ammirevole. Non ci sono state scenate di gelosia, né frecciatine velenose sui social. Il suo silenzio dignitoso e orgoglioso ha confermato le voci secondo cui la loro storia era terminata in modo maturo, con Kerem che l'aveva informata preventivamente per rispetto di ciò che erano stati. Una lezione di stile che molti dovrebbero apprendere. E Kerem? Come vive il divo questa situazione paradossale? Fonti vicine all'attore lo descrivono diviso tra la gioia per questo nuovo amore e la frustrazione per le reazioni scomposte di una parte del suo pubblico. Kerem si trova a dover bilanciare la sua vita privata con le pressioni di una carriera internazionale che dipende anche dall'affetto dei fan. Si dice che abbia confidato ai suoi più stretti amici la sua insofferenza. Non capisco perché la gente sia così preoccupata per la mia felicità, invece di esserne felice. È il dilemma eterno della star. Quanto di sé appartiene al pubblico e quanto deve rimanere privato? Kerem, tuttavia, sembra determinato a proteggere Ande, sostenendola in questa battaglia psicologica e incoraggiandola a non farsi sopraffare dall'odio ingiustificato. Il futuro di questa coppia è ora oggetto di intense speculazioni. Riuscirà il loro amore, nato sotto i migliori auspici della maturità e della condivisione, a resistere alla pressione tossica che proviene dall'esterno? Kerem ha trovato in Ande, una donna risolta e madre, un equilibrio che forse cercava da tempo. Ma la guerra di logoramento messa in atto dagli hater potrebbe alla lunga creare delle crepe. Ande potrebbe decidere che il prezzo da pagare per stare accanto a una superstar è troppo alto,
specialmente se questo prezzo coinvolge la serenità di sua figlia. O forse, questa prova del fuoco non farà altro che rafforzare il loro legame, dimostrando che un sentimento vero può sopravvivere anche alla tempesta mediatica più violenta. Siamo giunti al termine di questo viaggio emotivo, cari amici di Gossip alla turca. La storia di Kerem e Hande ci lascia con un sapore agrodolce e molte domande su cui riflettere. Fino a che punto il pubblico ha il diritto di intromettersi nella vita sentimentale di un artista? E soprattutto, quale barriera morale stiamo infrangendo quando l'odio online arriva a colpire dei bambini innocenti solo per una gelosia irrazionale verso un idolo? Vorrei conoscere la vostra opinione sincera nei commenti. Credete che l'amore tra Kerem e Hande sarà più forte dell'odio dei fan? E cosa pensate della decisione di Hande di nascondere sua figlia? Discutiamone insieme, sempre con rispetto. Se questo approfondimento vi ha toccato o vi ha fatto riflettere, vi chiedo di lasciare un like per supportare il nostro lavoro. Non dimenticate di iscrivervi a Gossip alla turca e, se volete entrare nel cuore pulsante della nostra community e aiutarci a portarvi sempre più verità scomode, considerate di cliccare sul tasto Abbonati, Katil. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video, dove la verità è sempre protagonista. A presto!